Ciao, mi chiamo Massimiliano e sono responsabile tecnico della società Segema. Ho trascorso molto tempo sul campo, proprio come fai tu ogni giorno, e per questo posso proprio capire bene quali sono tutte le perdite di tempo che fanno parte della tua giornata, e come hai già visto con Bruno, le perdite di tempo equivalgono a delle grandi perdite di denaro. In questo video analizzeremo un elemento che è sempre presente quando si tratta di impianti di automazione, la ricevente radio. Per comodità divideremo questa analisi in 4 categorie, in modo da rendere questa nostra chiacchierata non una semplice istruzione, ma arrivando proprio al nocciolo del funzionamento della ricevente potrai trasformare sicuramente quello che prima era un problema in una occasione di guadagno. Queste categorie sono problemi, soluzioni tecniche, opportunità e proprio il funzionamento della ricevente. Il problema più evidente, più comune che ti troverai a intervenire su impianti dove negli anni sono state aggiunte anche più di una ricevente radio, che sono diverse sia per funzionamento che per modello e marca. In altri casi non sarà proprio possibile o facile risalire al modello della ricevente radio che hai installata, proprio per la quantità di tipi che ce ne sono sul mercato. In altri casi la ricevente radio è proprio integrata sul circuito della centralina e per questo motivo per alcune situazioni particolari potresti essere costretto a sostituire tutta la centralina se si è guastata solo la ricevente radio. E in ultimo potresti avere l'esigenza o la volontà di vendere al tuo cliente dei nuovi telecomandi senza però fargli dismettere quelli che lui ha già in funzione. La soluzione a questi problemi è questa ricevente radio che vedi qui nel pannello. Questa ricevente radio funziona in questa maniera, funziona sia in 12 che in 24 volt, funziona sia in corrente alternata che in corrente continua. Cosa significa questo? Che potrai utilizzarla con qualsiasi centrale di comando. Un'altra importante caratteristica è che questa ricevente radio funziona con il 90% dei radiocomandi presenti sul mercato, che siano rolling code o che siano in codice fisso, e può anche far condividere all'interno della sua memoria radiocomandi diversi per frequenza e marca. Inoltre, cosa non meno importante, è che la programmazione sia dei radiocomandi che delle funzioni della ricevente è semplicissima. Questo ti farà risparmiare molto tempo e ti eviterà di dover tornare sugli interventi, e come abbiamo già visto altre volte il tuo tempo equivale sempre al tuo denaro. Adesso analizziamo alcune opportunità che potrai sfruttare utilizzando questa ricevente. Andando su un impianto potrai proporre al tuo cliente delle azioni diverse da mettere in atto sul suo impianto senza fargli comprare dell'altro materiale, quindi tu ti farai pagare una manodopera in più e lui sfrutterà appieno quello che ha già pagato. Questo sfruttando le uscite della ricevente. Questa ricevente ha 2 uscite e possono essere sfruttate in maniera on-off, in maniera impulsiva, poi sfruttando un timer secondi e un timer minuti. Ad esempio, se vorrai sfruttare per il funzionamento dei radiocomandi la funzione impulsiva, potrai lasciare il primo canale che di default è già sulla funzione impulsiva e utilizzare il secondo canale di uscita della ricevente come per esempio on-off, e quindi potrai fare accendere un impianto di allarme, un impianto di irrigazione. Potrai per esempio sfruttare ancora l'uscita timer per far accendere delle luci di cortesia al passaggio o all'apertura dell'automazione. Sfruttare queste opportunità non solo ti permetterà di guadagnare dei soldi in più sullo stesso impianto, ma ti farà apparire agli occhi del tuo cliente come un installatore diverso dal comune, un installatore migliore. Ora passiamo al funzionamento. Per programmare un radiocomando devi premere il tasto P sulla ricevente. Vedrai lampeggiare il LED relativo alla prima uscita. Devi tenere quindi premuto il tasto del radiocomando che vuoi memorizzare fino a quando tutti i LED non si accenderanno insieme, quindi dovrai rilasciare il tasto. Adesso programmiamo un radiocomando diverso sulla seconda uscita. Per fare questa operazione sarà sufficiente premere 2 volte il tasto P nella fase iniziale e ripetere la stessa programmazione fatta per il primo canale. Come puoi vedere, 2 telecomandi differenti possono essere utilizzati sulla stessa ricevente radio. Per cambiare la modalità di funzionamento delle uscite dovrei premere prima il tasto S sulla ricevente e poi con il tasto P cambiare la modalità e seguire i lampeggi che vedrai per quanto riguarda l'uscita.
Mentre si è in modalità timer, come in questo caso che fai 3 lampeggi, premere il tasto S per circa 2 secondi e il lampeggio diventerà regolare. In questo caso contare quanti secondi si vogliono impostare o anche minuti e rilasciare il tasto. In questo caso abbiamo memorizzato 8 secondi e facciamo una prova. Per resettare tutto il funzionamento della ricevente sarà sufficiente tenere premuti i tasti P ed S contemporaneamente per circa 10 secondi fino a quando il LED lampeggerà velocemente. Rilasciare e la ricevente sarà resettata.